Ciao a tutti, oggi girerò il tutorial di questi orecchini che sono gli orecchini Scent of Flowers e fanno parte di una serie di 5 kit in 5 varianti di colore dedicati appunto ad altrettanti fiori profumati che sono Osmanthus, Hyacinthus, Scilla, Smilax e Quisqualis. Gli orecchini nella variante Quisqualis sono quelli che vedete, mentre per vedere le altre varianti di colore vi lascerò le slide a fine video ma anche i link sotto nell'info box così che possiate guardare bene il contenuto degli altri kit. Poi vi rimando anche al video presentazione in cui vi faccio vedere invece il contenuto appunto preciso di questo kit in particolare. Ovviamente io spero che questi orecchini vi piacciono, adesso ve li faccio vedere anche un po' meglio perché c'è la parte retro, insomma poi la forma è abbastanza particolare e vi faccio notare anche i bellissimi perni che si abbinano benissimo all'orecchino come forma e poi sono anche dei perni in acciaio che sono inclusi nel kit. Allora, intanto vi faccio vedere il retro, vedete c'è questa struttura qui, gli orecchini sono solidi perché appunto hanno tutto questo rinforzo avendo poi tra l'altro una forma un po' particolare. Ecco qui. E comunque adesso guarderemo i materiali necessari per realizzare gli orecchini, a prescindere che poi sono anche i materiali contenuti nel kit, però io vi farò vedere comunque quello che vi serve nel caso in cui vogliate realizzare questi orecchini. Spero che vi piacciono e ci vediamo tra pochissimo. Per realizzare gli orecchini Scent of Flowers ci servirà innanzitutto un ago numero 12 della Pony, poi il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm. Poi ci serviranno due rivoli da 14 mm e questi sono nel colore Crystal B, sono di cristallo mocha. Poi ci serviranno 36 mini gem duo e queste sono nel colore Crystal Bronze Vintage Copper, le mini gem duo misurano 6x4 mm. Poi ci serviranno 36 mini chevron e queste sono nel colore Chalk Beige Luster, misurano 6x2 mm. Poi ci serviranno 12 gem duo, quelle grandi nella misura di 8,5 mm. E queste sono nel colore Sueded Gold Lantana. Poi ci serviranno le rocaille della Miyuki, queste sono le 8.0 e sono nel colore Matted Duracot Galvanized Light Cranberry, le 11.0 nel colore Duracot Galvanized Gold e poi sempre della Miyuki le 15.0 nel colore Duracot Galvanized Pink Blush. Infine ci serviranno due perni, questi sono molto belli a forma di fiore in acciaio e poi ci sono anche due anellini. Ora iniziamo la lavorazione dei nostri orecchini. A tra pochissimo! Ecco, quindi come prima cosa dobbiamo mettere sul lago praticamente, come vedete, 3 rocaie 15.0 e 3 rocaie 11.0 e questa cosa la dobbiamo ripetere per 6 volte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 volte. Ecco qui. Allora, adesso portiamo quasi alla fine del filo, ripassiamo in tutte le perline, facciamo 2 nodi, nascondiamo il capocorto del filo e poi possiamo tagliare e poi ci allontaniamo un poco dal nodo con l'ago per poter iniziare la lavorazione. Ci vediamo tra pochissimo. Una volta effettuata la chiusura a cerchio ci verremo a trovare così e appunto io mi sono allontanata un po' dal nodo mi porto ad uscire dalla terza di queste rocaie 15.0, vedete dall'ultima delle rocaie 15.0 con il filo che va verso destra. Fate in modo di trovarvi anche voi in questa situazione. Ora dobbiamo mettere sul lago questa sequenza inizialmente perché faremo un passaggio che diciamo sarà abbastanza, faremo tante cose insomma contemporaneamente e poi un altro passaggio semplice. Questi passaggi andranno alternati per tutto il giro, per cui la struttura principale del nostro orecchino sarà già ben definita, diciamo abbastanza a buon punto già alla fine di questo giro e adesso vedremo perché. Innanzitutto dobbiamo mettere sul lago una rocaille 15.0 come vedete, una mini gem duo rivolta con la parte bombata verso di noi, le due mini chevron messe in questo modo e una mini gem duo sempre con la parte bombata verso di noi. Ora avviciniamo questa sequenza al lavoro
e sempre tenendo, diciamo, il filo che esce verso destra, perché ci serve per orientarci questo, quindi in questo modo andremo a posizionare le perline così. Però ovviamente non vi preoccupate, perché anche se non si posizionano in questo modo lo faranno una volta che completeremo questo giro, come vi dicevo. Quindi, messa questa sequenza avvicinata al lavoro, ci troviamo così, vedete, con le 3 rocaie 15-0, e noi usciamo dall'ultima di queste 3, e praticamente adesso dobbiamo mettere sul lago anche altre 3 rocaie 15-0. Con queste 3 rocaie 15-0 ci andiamo a inserire nel foro libero della mini gem duo, nel foro libero della mini chevron, e cioè, tiriamo il filo così, tiriamo il filo, e adesso andiamo a prendere l'altra mini chevron che metteremo in questo modo. Quindi vedete qui la punta, diciamo, va verso il basso e noi ci inseriamo così. Però mettiamo anche una mini gem duo sempre con la parte bombata rivolta verso di noi, e avviciniamo al lavoro. Ma adesso possiamo anche farlo, vabbè, ve lo faccio vedere bene come andrà a posizionarsi. Andrà a posizionarsi così, come vedete si forma già la struttura, e poi mettiamo sul lago 3 rocaie 15-0 sempre, e di nuovo eccole qui, e ci andiamo a inserire, prendiamo tutto il lavoro di nuovo, ci andiamo a inserire nel foro libero di questa mini gem duo, nel foro libero della mini chevron appena inserita. Poi ci andiamo a inserire anche nel foro libero della prima mini chevron che avevamo messo, e anche della prima mini gem duo che avevamo messo. Quindi dobbiamo trovarci così, ecco qua, in questo modo tiriamo il filo, e adesso vedrete che tutto si chiarirà. Tiriamo il filo e si forma la nostra struttura a 3, che appunto compone la maggior parte del nostro orecchino. Adesso cosa ci manca? Come vedete all'inizio avevamo messo una rocaille 15-0, e quindi la dobbiamo rimettere sul lago, una rocaille 15-0, prima di andarci a inserire nella prima delle 3 rocaille 15-0 dalle quali eravamo partiti, non anche nella rocaille come stava succedendo. Vi faccio vedere. Quindi con la rocaille 15-0 ci andiamo a inserire in tutte queste, nella prima e anche nelle successive 3 rocaille 15-0, che sono quelle della nostra infilata iniziale. Ecco qua, tiriamo bene il filo, e quindi questo è il passaggio con il quale noi facciamo appunto il nostro, diciamo, la base del nostro petalo. Ok, questo è un passaggio che dobbiamo ripetere per 6 volte, ma dobbiamo alternarlo con quest'altro passaggio. Infatti adesso che usciamo da qui, dalla rocaille, che poi tra l'altro quella dalla quale eravamo partiti, abbiamo attraversato tutte e 3 le 15-0, attraversiamo anche tutte e 3 le 11-0, tiriamo il filo e mettiamo sul lago 7 rocaille 11-0, e ci andiamo a inserire nella prima e in quelle che seguono di questi appunto 3 rocaille 11-0 che abbiamo appena attraversato. Ecco qui, dobbiamo fare questo. Tiriamo il filo, e questo archetto ci servirà per l'incastonatura. Quindi questi sono i passaggi che noi andremo ad alternare, e quindi faremo, diciamo, il nostro petalo, che è questo, e poi l'archetto per l'incastonatura, e ci portiamo un po' avanti col lavoro in pratica. Ora cosa succede? Che attraversiamo anche queste 3 rocaille 15-0 e siamo appunto pronti per ripartire con il passaggio, quello complesso che vi ho fatto vedere poco fa. Ovviamente adesso vi scriverò poi sotto nella divisione in capitoli il minuto dal quale dovrete ricominciare a guardare per fare tutta questa struttura con le mini gem duo e le mini chevron. Quindi rifate tutto questo, questi 2 passaggi alternati per 6 volte, e ci rivediamo qui tra pochissimo per proseguire.
Ecco qui, al termine del giro ci ritroveremo così e ci troviamo adesso insieme nel momento in cui facciamo l'ultimo archetto di 7 rocaie. Come vedete io giro la struttura perché adesso dobbiamo pensare all'incastonatura del rivoli e infatti visto che appunto abbiamo realizzato l'archetto di 7 rocaie, ci inseriamo nelle prime 4, vedete per come usciamo dalla stessa rocaia, l'ultima di queste 3, ci inseriamo poi nelle 4 rocaie delle 7 che compongono l'archetto, per uscire in pratica dalla rocaia centrale di questo archetto di 7. Tiriamo il filo e ci troviamo così. Adesso dobbiamo mettere sul lago 2 rocaie 11,0, eccoli qui, e con queste ci andiamo a inserire nella rocaia centrale dell'archetto successivo, che è ovviamente la quarta, quella centrale. Ci inseriamo ovviamente in questa rocaia centrale e dobbiamo rifare questo passaggio per tutto il giro, quindi prendiamo le 2 rocaie 11,0 e ci andiamo a inserire nella rocaia centrale dell'archetto successivo. Una volta fatto questo per tutto il giro non stringiamo troppo perché dobbiamo inserire i rivoli. A tra pochissimo! Terminato il giro ci ritroveremo così, avremo quindi unito tutte le punte degli archetti, ma prima di stringere, come vi dicevo, dobbiamo inserire i rivoli da 14 mm con la parte brillante verso il basso. Ovviamente dobbiamo fare attenzione, adesso dobbiamo stringere delicatamente l'incastonatura, quindi tirando il filo. Come vedete, ecco che si sarà, diciamo, sistemato così i rivoli. Adesso lo guardiamo dal davanti, ma ovviamente dobbiamo ripassare nelle 2 rocaie appena aggiunte e nella rocaia di punta degli archetti affinché, diciamo, il rivoli sia ben stretto e ben incastonato. Guardiamo sul davanti, vedete come avete visto anche ovviamente negli orecchini all'inizio, il rivoli rimane molto scoperto, cioè è proprio appunto al massimo della sua visibilità, tra virgolette. Quindi dobbiamo stringere bene ovviamente sul retro anche per questo motivo e poi ci rivediamo qui per proseguire. Ecco, una volta che abbiamo fatto il giro di rinforzo qui intorno per tenere ben stretto il rivoli, facciamo adesso quest'altro passaggio. Io per comodità questo passaggio ve lo faccio tutto dal retro, però poi ovviamente vedremo l'effetto sul davanti. Ora vi spiego, dobbiamo portarci ad uscire dalla rocaia di punta dell'archetto, vedete questo era l'archetto di 7, e andiamo a risalire in queste 3 rocaie che troviamo lateralmente, così. Le attraversiamo, tiriamo il filo e poi dobbiamo attraversare anche la rocaia 15,0 che si trova sotto la mini Gem Duo e che quindi ci troviamo appena sopra le rocaie che abbiamo appena attraversato. Vi faccio vedere, attraversiamo anche questa, la 15,0, tiriamo il filo. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo mettere sul lago, come vi dicevo rimango dal retro, quindi metto sul lago una rocaia 11,0, una Gem Duo di quelle grandi, quelle che misurano 8 x 5 mm e un'altra rocaia 11,0. Come vedete in questo caso io sono andata a inserire questa sequenza con la parte piatta rivolta verso di me, non la parte bombata, perché appunto stiamo facendo l'inserimento dal retro, perché vi assicuro che per spiegarvelo è più semplice fare così. Quindi prendiamo questa sequenza e ci andiamo ad inserire nella rocaia 15,0 che abbiamo accanto qui sulla sinistra e poi dobbiamo attraversare anche la prima delle rocaie 11,0 che abbiamo sotto, che poi è quella dell'archetto. Quindi così attraversiamo la rocaia 15 e la rocaia 11 che viene subito dopo e tiriamo il filo.
Dopo vi farò vedere come viene dal davanti. Tiriamo il filo e ci troviamo così. Poi mettiamo sul lago 2 rocaie 11,0 e ci andiamo a inserire nella rocaia 11,0 quella che abbiamo qui simmetricamente dall'altro lato. Vedete, noi usciamo qui dal lato destro della mini gem duo, da questa rocaia che si trova sul lato destro, e andiamo su questa rocaia che si trova appunto sul lato sinistro della mini gem duo. In realtà dobbiamo attraversare anche la 15,0 che si trova appena sopra. Facciamolo insieme perché è più semplice così. Tiriamo il filo e ci andremo a trovare in questa posizione. Vedete così, queste due rocaie non si andranno a incastrare perfettamente, ma questa cosa si sistemerà dopo perché noi faremo una lavorazione sul retro. Quindi ora, come vedete, ci troviamo adesso di nuovo nel punto di partenza, quindi ad uscire dal lato sinistro, quindi dalla rocaia che si trova sul lato sinistro della mini gem duo. E siamo pronti per ripetere quell'inserimento, l'inserimento della gem duo, quella grande. Rimettiamo sul lago una 11, una gem duo grande e una 11 con la parte piatta rivolta verso di noi, inserendoci nel foro basso, e ci inseriamo di nuovo nella 15,0 che si trova appunto qui accanto, quindi sulla sinistra, che si trova sotto la mini gem duo che troviamo sulla sinistra, e poi anche in una delle rocaie sottostanti, così, e tiriamo il filo. Quindi come vedete questo passaggio io ve l'ho ripetuto 2 volte. Ovviamente adesso uscendo da questa rocaia 11,0, vedete, dobbiamo inserire di nuovo le 2 rocaie 11,0 e andarci a inserire nella rocaia 11,0 che troviamo accanto sulla sinistra e nella 15 che sta appena sopra, e possiamo ripetere questi 2 passaggi, anche qui 2 passaggi alternati. Tiriamo il filo, quindi ripetete questi passaggi e dal retro ci troveremo così e dal davanti ci troveremo così. Quindi andremo a inserire queste gem duo tra un petalo e l'altro. Io queste strutture qui le chiamo petali perché saranno poi i petali del nostro fiorellino finale. Ci rivediamo tra pochissimo. Come vedete sto terminando il giro, ho inserito le ultime 2 rocaie, quelle di collegamento diciamo, sto uscendo dalla rocaia 15,0, questa sotto la mini gem duo, mi vado a inserire però adesso anche nella rocaia 11,0, quella che avevamo inserito noi in questo passaggio, quella che si trova al lato della gem duo grande, e poi attraverso anche il foro basso della gem duo. Perché adesso dobbiamo fare un altro passaggio, e cioè tiriamo il filo, finalmente possiamo andare dal davanti e andiamo a inserirci nel foro libero della stessa gem duo dalla quale stiamo uscendo, perché dobbiamo passare appunto nel foro superiore della gem duo. Tiriamo il filo, ci troveremo così, e a questo punto dobbiamo inserire 2 rocaie 15,0. Eccole qui, e ci dobbiamo andare a inserire nelle 3 rocaie 15,0 che si trovano sulla mini gem duo. Tiriamo il filo e ci ritroviamo così. Ecco qua. Ci ritroviamo così, e adesso mettiamo sul lago 5 rocaie 8,0 di questo bellissimo colore e andiamo a inserirci nelle 3 rocaie 15,0 che troviamo sulla gem duo, diciamo dall'altro lato, questa sul lato sinistro. Tiriamo il filo e ci troviamo così. Ci troviamo così e dobbiamo mettere sul lago, ovviamente, come abbiamo fatto dall'altro lato, altre 2 rocaie 15,0 e ci andiamo a inserire nel foro libero della gem duo che ci troviamo subito dopo. Adesso tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ecco che viene a formarsi maggiormente, diciamo, il nostro petalo. E adesso dobbiamo rimettere sul lago 2 rocaie 15,0 e andarci a inserire nelle 3 che si trovano sulla mini gem duo che si trova sul lato destro, diciamo, rispetto allo stesso petalo. Tiriamo il filo, ci troviamo così. Ovviamente adesso dobbiamo ripetere questi stessi passaggi, quindi 5 rocaie 8,0,
e ci andiamo a inserire nelle 3 rocaille 15 che abbiamo sull'altra mini gem duo. Se non riusciamo ad attraversarle tutte insieme, attraversiamo poi separatamente questa qui, poi prendiamo altre 2 rocaille 15 e ci inseriamo nella gem duo, nel foro libero, quindi nel foro superiore della gem duo che viene subito dopo. Ecco qui. Allora dobbiamo ripetere questi passaggi, quindi l'inserimento delle 2 15 e delle 5 8 delle altre 2 15 ovviamente dobbiamo ripetere per tutto il giro, tirando il filo, e ci rivediamo qui tra poco. Terminato il giro ci ritroveremo così. Perché vi dicevo di tirare il filo? Perché tirando il filo, vedete, le rocaille 8 si vanno a disporre un pochino più sul retro e praticamente i nostri petali avranno un aspetto bombato, ed è proprio così che devono essere. Ovviamente sul retro saranno concavi e qui sul davanti convessi, quindi bombati. Ora tiriamo il filo, vedete, ci troviamo ad uscire dalla gem duo e adesso giriamo il lavoro, perché dobbiamo fare appunto dei passaggi di rinforzo sul retro che sono necessari, perché la struttura, come vedete, è un po', diciamo, particolare. Ora, uscendo dal foro superiore della gem duo, mettiamo sul lago 4 rocaille 11 eccole, e ci andiamo a inserire nelle 2 rocaille, vedete, queste che si trovano sotto la mini gem duo, quelle che avevamo aggiunto noi, ve le ricordate? Tiriamo il filo e ci troviamo così, mettiamo sul lago altre 4 rocaille 11 eccole, e ci andiamo a inserire nel foro superiore della gem duo successiva. Tiriamo il filo e ci ritroviamo così. Adesso dobbiamo ripetere questi passaggi per tutto il giro. Ci rivediamo tra un po'. Terminato il giro ci ritroveremo così. Come vedete stiamo sempre uscendo dal foro superiore della gem duo, va bene, che si trova sul retro. Adesso cosa facciamo? Attraversiamo le 4 rocaille che abbiamo aggiunto, attraversiamo anche le 2 rocaille, quelle sotto, alla base, diciamo, del nostro petalo, sotto le mini gem duo. Poi attraversiamo anche queste altre 4 rocaille che troviamo qui da questa parte, eccole, e praticamente ci troviamo così ad uscire da questo punto. Però adesso aggiungiamo altre 4 rocaille 11 e ci andiamo a inserire nelle 5 rocaille 8 che abbiamo sul petalo. Poi tiriamo il filo, prendiamo altre 4 rocaille 11 e ci andiamo a inserire nelle 4 rocaille che avevamo aggiunto prima, nelle 2 di base, però adesso tiriamo il filo e ci troviamo così. Così. Ok, adesso fatto questo, vedete, abbiamo fatto, diciamo, tutta una struttura sul retro del petalo, e adesso prendiamo 3 rocaille 11 e ci andiamo a inserire nelle 2 rocaille 11 quelle di base, quelle che si trovavano sotto la mini gem duo, quelle che sono la base del petalo in pratica. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Adesso dobbiamo risalire in queste 4 rocaille, così mi trovo più comoda in effetti. Risaliamo su queste 4 rocaille che si trovano, diciamo, a destra rispetto al petalo, mettiamo altre 4 rocaille sul lago, ci andiamo a inserire nelle 5 rocaille 8 che si trovano sul petalo, tiriamo il filo, prendiamo altre 4 rocaille 11 e ci andiamo a inserire nelle 4 rocaille che avevamo aggiunto e nelle 2 di base del petalo, diciamo, che si trovano alla base del petalo. Tiriamo il filo, qui mettiamo di nuovo 3 rocaille 11 e ci andiamo a inserire con 3 rocaille 11 nelle 2 rocaille di base del petalo. Ecco qua. Tiriamo il filo e ci troviamo così. Ovviamente cosa dovremo fare adesso? Risalire in queste 4 rocaille che si trovano alla destra, diciamo sulla destra del petalo, e poi ripetere questi passaggi che abbiamo appena fatto.
quindi 4 rocaie ci inseriamo nelle 8-0, 4 rocaie ci inseriamo in queste 4 rocaie 11-0, poi nelle 2 di base e poi proseguiamo tutto questo giro qui intorno. Questo ci serve per rinforzare il nostro fiore. Ci rivediamo tra un po'. Terminato il giro ci ritroveremo così. In pratica il nostro fiore è già abbastanza stabile, come vi dicevo i petali sono bombati qui, quindi praticamente convessi qua dalla parte superiore e concavi nella parte inferiore. Ancora di più diciamo si noterà adesso. Ora cosa facciamo? Come vi dicevo è già abbastanza stabile, ma per sicurezza facciamo un altro piccolo inserimento e quindi stiamo uscendo da queste 2 rocaie, quelle alla base del petalo, e ci portiamo invece ad uscire, attraversiamo queste altre 4 rocaie che troviamo sulla parte destra del petalo e poi mettiamo una 8-0 sul lago e ci andiamo a inserire però questa volta nelle 4 rocaie che stanno nella parte superiore del petalo. E poi ovviamente attraversiamo anche queste 5 rocaie 8-0 che si trovano appunto sul petalo, così da rinforzare effettivamente anche ripassare questa parte. Poi ripassiamo nelle prime 4 rocaie, quindi sempre qui nella parte superiore del petalo, e quindi ci troviamo in posizione per poter inserire di nuovo una 8-0 e proseguire il nostro giro, quindi entrando nelle 4 rocaie 11-0 della parte superiore del petalo. Ora facciamo questo per tutto il giro, come vedete questo passaggio è semplice e poi ci resta solo da fare il cappietto. A tra pochissimo. Ecco, terminata anche quest'ultima parte, ultimissima parte, ci troviamo così, sul davanti ci troviamo in questo modo, quindi per realizzare il cappietto ci portiamo ad uscire dalla rocaia centrale di queste 5-8-0 che si trovano sul petalo e mettiamo sul lago 4 rocaie 11-0. Con queste 4 rocaie 11-0 ci inseriamo nella stessa rocaia dalla quale stiamo uscendo ma dall'altro lato, tiriamo il filo e il cappietto è fatto. Ovviamente dobbiamo ripassare un paio di volte almeno nel cappietto. Una volta fatto questo attaccheremo i perni. Quindi io finisco di ripassare il cappietto, metto il perno, ovviamente dovrò completare anche l'altro orecchino e ci rivediamo qui con gli orecchini terminati. A tra poco. Ecco, questi sono gli orecchini Scent of Flowers terminati. Quindi innanzitutto volevo dirvi che ovviamente una volta ripassato il cappietto dovrete percorrere ancora magari il bordo del fiore facendo anche un giro di rinforzo, perché comunque il filo se lo tagliate di 2 metri, come vi scriverò anche sotto nell'info box, vi è sufficiente per appunto fare il giro di rinforzo, e poi a un certo punto fate un paio di nodi, proseguite ancora nel lavoro e poi tagliate il filo. Vi volevo far vedere che comunque gli orecchini sono molto stabili, anche perché abbiamo fatto in questo lavoro appunto sul retro e che sono proprio bombati, e quindi una loro caratteristica essere così. Quindi io ovviamente spero che vi piacciono. Vi ricordo che gli orecchini Scent of Flowers fanno parte di una serie di kit in vendita sul sito Semplici Bijou, per cui io vi lascerò sotto il link appunto nell'info box per accedere al sito e quindi direttamente ai kit, e poi adesso vi metterò anche le slide delle altre varianti di colore, in realtà compresa questa, che appunto fanno parte, diciamo, della serie di kit di Semplici Bijou. Vi ringrazio per la vostra pazienza e anche per il vostro sostegno e vi do l'appuntamento al prossimo video.